Ciao a tutti! Benvenuti sul mio canale, Segreti Turchi. Tutti i dettagli sono nel video di oggi. Se vi piace quello che facciamo, lasciate un like e iscrivetevi, e se volete sostenerci ancora di più, potete cliccare sul pulsante Unisciti qui sotto. Grazie di cuore, adesso guardiamo insieme cosa è successo. In una giornata iniziata come tante altre, quando gli algoritmi sembravano già aver scelto i loro argomenti di tendenza, è accaduto qualcosa che ha costretto piattaforme e fan a fermarsi e ricalibrare lo sguardo. Bar Bakhtas, a cui di solito si associa l'idea di determinazione, disciplina professionale e un'immagine accuratamente controllata, ha lasciato scivolare il velo. Invece del distacco impeccabile a cui ci aveva abituati, ha scelto la trasparenza. È bastata un'intervista, nata con la promessa di parlare di progetti e di set, per diventare un momento di rivelazione intima, carica di nostalgia. Nessuna esplosione di rabbia, nessun colpo di teatro studiato, soltanto una calma che vibrava di peso emotivo, frasi lunghe come respiri trattenuti, intervallate da silenzi in cui pareva di sentire i passi di un ricordo attraversare il corridoio della memoria. E quando ha pronunciato il nome di Yağmur Yüksel, non l'ha fatto come chi ripete un titolo per dovere mediatico, ma come chi sfiora una fotografia in una scatola che non si riesce mai a riporre del tutto. La scena si è caricata di immagini, risate d'un tempo che adesso sembrano echi, giornate consumate fra ciacche attese, momenti fulminei che nella sua mente conservano una nitidezza intatta. Poco dopo, in quella stessa conversazione, è arrivata la frase che ha innescato il terremoto. Con una compostezza rispettosa, ma senza sottrarsi al nodo in gola, Bar ha ammesso che l'eventualità che Yağmur possa sposarsi, la possibilità che il legame professionale a cui molti la associano in questi mesi si trasformi in un passo definitivo, per lui significherebbe l'atto finale di una perdita che non ha smesso di mordere. Parole semplici, eppure difficili da ascoltare per chi conosce l'equilibrio con cui l'attore ha sempre protetto il suo mondo interiore. Non un capriccio dettato dal calendario dei gossip, ma una missione che ha squarciato per un attimo la patina scintillante che spesso copre la realtà, rivelando quanto fragile possa essere anche chi è abituato alle luci calde del set e ai riflettori degli eventi. È in quel frangente che la confessione è trasmigrata oltre il recinto del puro intrattenimento, ha toccato corde che riguardano tutti, perché lì, in quella sospensione, si è riflessa l'ombra di una domanda universale. Che cosa ne facciamo di ciò che non si è compiuto, di ciò che continua a battere, sotto traccia, quando la vita ci chiede di andare avanti? I social hanno risposto come sanno fare, in fretta, in massa, in contraddizione. Commenti, clip, estratti, smentite, analogie. C'è chi ha applaudito il coraggio di un uomo che ha detto ad alta voce quello che molti preferiscono custodire in segreto per vergogna o prudenza. E c'è chi ha contestato la scelta, ricordando che i sentimenti andrebbero protetti dal frastuono, e che non tutto deve finire sotto la lente della curiosità digitale. Nei forum specializzati, gli analisti si sono divisi. Alcuni hanno letto le parole di Bar come un tentativo estremo di riaccendere un filo che credeva spezzato, una mano tesa nella speranza che l'altra non sia ancora troppo lontana. Altri le hanno interpretate come un atto rituale, una catarsi in pubblico, una chiusura necessaria per dare finalmente un nome a ciò che non era mai stato detto. E nel centro immobile di questa tempesta, la figura di Yağmur Yüksel ha assunto, nel silenzio, un peso specifico enorme. In un'epoca in cui la regola non scritta impone la replica immediata, la sua riservatezza è apparsa come una decisione ponderata, quasi un sussurro che resiste al clamore. C'è chi giura che il tacere sia una strategia per non alimentare un incendio già alto. Altri sostengono che la sorpresa, e forse il disagio, abbiano suggerito prudenza prima di qualsiasi parola che potrebbe essere fraintesa, distorta, divorata dalla fretta. Gli scatti pubblicati, i mi piace e dati e non dati, le storie che si spengono dopo 24 ore, ogni gesto, o la mancanza di gesto, è stato scandagliato come se contenesse un codice segreto. È qui che la vicenda ha oltrepassato i confini del presunto triangolo per insinuarsi nel modo in cui tutti noi, oggi, consumiamo le narrazioni sentimentali dei personaggi pubblici. Un uomo legato nell'immaginario a copioni, prove e debutti,
ha svelato che dietro la serenità apparente può annidarsi un desiderio rimasto a metà. E questa tensione tra pubblico e privato, tra la cronaca di successi e la geografia irregolare dell'intimità, spiega gran parte della fascinazione che proviamo per storie come questa. Chi ha seguito la carriera di Yağmur, segnata da interpretazioni che l'hanno consacrata agli occhi di critici e fan, ha sempre percepito l'alone di discrezione che protegge la sua sfera affettiva. Vederla al centro di una confessione così esplicita, anche se pronunciata da un'altra voce, ha generato letture che vanno oltre il pettegolezzo. Per molti, lo sfogo di Bara è diventato uno specchio, una superficie su cui ciascuno ha rivisto la propria versione di un amore rimasto a bussare. Non sorprende allora che, davanti alla prospettiva di un matrimonio per Yağmur, la narrazione collettiva abbia assunto toni quasi romanzeschi, attese, promesse, sospensioni, ipotesi di crolli e di ritorni. È materiale che il pubblico divora, ma che nel divorarla lo interroga, perché dentro c'è la trama delle fragilità che attraversano tutti. Sul fronte giornalistico, si sono cristallizzate due linee interpretative. La prima, Bar, stanco di vedere i sentimenti trattati come un optional nella vita di chi vive davanti a una camera, ha deciso di chiamarli per nome, di disinnescare quel residuo di vergogna che spesso si porta dietro il dolore quando lo si nasconde. La seconda. L'attore, consapevole di come funzioni il dibattito mediatico, avrebbe scelto una confessione pubblica anche per reimpostare il baricentro della propria immagine, sfruttando il magnetismo che provoca ogni trama sentimentale non risolta. Qualunque sia la chiave giusta, la materia prima delle sue parole è rimasta lì, percettibile e limpida: umanità. Quella che riconosciamo anche senza volerlo, perché tutti, prima o poi, abbiamo a che fare con legami che non svaniscono al comando. I riflettori, intanto, proiettano su Yağmur una luce ancora più intensa. Molti ricordano i suoi personaggi, la sua capacità di far vibrare con una sola inflessione interi paesaggi emotivi, e sottolineano come il suo modo di muoversi in pubblico non abbia mai tradito la ricerca di equilibrio. Il suo silenzio diventa allora un gesto, non un vuoto, il segno che a volte non rispondere è l'unica risposta che protegge. La scelta di non permettere al rumore di dettare la grammatica del cuore. Eppure, al di là delle interpretazioni, una cosa è chiara: la confessione di Bara ha spalancato un discorso su dove finiscono i limiti dell'intimità nell'era digitale e su come i sentimenti irrisolti possano, anni dopo, riemergere per riorganizzare la mappa simbolica della vita pubblica. Cari spettatori di Segreti Turchi, le domande che questa storia lascia in sospeso sono molte e ronzano nelle orecchie con la forza di ciò che ci tocca da vicino. Un personaggio amato ha il dovere morale di proteggere le proprie emozioni dal giudizio collettivo, o la trasparenza è un atto di responsabilità verso chi lo segue? Se foste al posto di Yağmur Yüksel, preferireste parlare, assumendovi il rischio di vedere ogni sillaba smontata e rimontata, oppure restereste in silenzio per difendere la vostra essenza da letture frettolose? E quell'eventuale matrimonio di cui tutti parlano va accelerato, rinviato o guardato con cautela, tenendo conto di ciò che è stato detto a microfoni accesi? Raccontateci nei commenti cosa ne pensate, perché le vostre opinioni alimentano il nostro lavoro, guidano le nostre scelte editoriali e ci permettono di approfondire le storie con la cura che meritano. Qui a Segreti Turchi cerchiamo di non fermarci alla superficie. Vogliamo andare oltre l'aneddoto, offrire contesto e prospettiva, farci domande scomode quando serve e, soprattutto, non perdere di vista l'umanità delle persone che abitano il nostro immaginario. Se volete aiutarci a indagare meglio, a produrre contenuti più ricchi e a preparare speciali esclusivi, potete fare 3 cose semplici. Iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettere like al video per dirci che questa direzione vi interessa, e cliccare su Unisciti per diventare parte attiva della nostra comunità e ottenere vantaggi riservati. Nel frattempo, il giorno dopo l'intervista, l'onda lunga delle parole di Bar non si è spenta. I fan hanno iniziato a recuperare vecchi frammenti, foto di backstage, interviste in cui un sorriso trattenuto o uno sguardo abbassato venivano letti come preannunci. È il gioco del senno di poi, seducente e spietato,
si prova a ricomporre la cronologia delle emozioni, a trovare indizi dove forse c'erano soltanto attimi ordinari. Alcuni colleghi, senza esporsi troppo, hanno detto che il lavoro a volte genera complicità che vanno oltre le parole, e che non sempre ciò che nasce sul set è destinato a restare lì. Altri hanno preferito non pronunciarsi, riconoscendo che ogni storia ha i propri equilibri invisibili e che a volte la verità, in pubblico, si perde come sabbia tra le dita. Ma la domanda sotterranea persiste. Cosa accade a un amore che non ha avuto il tempo di diventare ciò che prometteva? Si sedimenta, si trasforma, si addormenta? O resta a bussare, aspettando che qualcuno gli apra o gli dica, con dolcezza, che non c'è più posto? Di fronte a questo bivio, le parole di Bar hanno assunto il valore di un gesto molto umano: rinunciare al controllo perfetto, ammettere che il cuore non conosce la scaletta. Che anche quando la carriera impone prontezza, dentro di noi può esistere una stanza in cui il tempo scorre diversamente. Ed è forse per questo che quel nome pronunciato in diretta ha attraversato lo schermo e si è seduto accanto a ciascuno di noi. E poi c'è Yamur, con il suo passo misurato, con il suo modo di tenere la schiena dritta anche quando le domande diventano trappole. Si è detto che abbia letto e riletto le trascrizioni dell'intervista, che abbia ascoltato con attenzione gli audio, che abbia chiamato poche persone fidate per capire come muoversi. L'immagine che ritorna è quella di una donna che conosce il peso di ogni sillaba e che, per questo, preferisce scegliere con cura tempi e modi. Forse parlerà, forse no. Forse lascerà che siano le scelte di vita, più delle dichiarazioni, a raccontare la direzione. E se davvero dovesse arrivare quel passo verso l'altare, allora sì, la pagina girerà con un suono netto. Se invece il tempo avrà bisogno di altro tempo, allora tutto rimarrà sospeso, in quella penombra in cui i sentimenti imparano a respirare senza fare rumore. Qualunque sia l'esito, quello a cui abbiamo assistito oggi è un gesto che ha incrinato per un istante la superficie del glamour. E dall'altra parte dell'incrinatura abbiamo intravisto qualcosa di familiare, la tenacia di un eco che non si spegne al primo comando. Bar Bakhtas ha raccontato il proprio lato più nudo, e proprio per questo molti ci si sono riconosciuti. Non la star, non il personaggio, ma una persona che ha detto: le parole contano, contano le assenze, contano le promesse che non si sono potute mantenere. E noi, come sempre, rimarremo ad ascoltare. Fino a quando la storia deciderà che è il momento di chiudere il sipario o di alzarlo di nuovo. Grazie per aver seguito il video fino a qui. Restate con noi su Segreti Turchi, presto arriveranno nuovi approfondimenti, nuove interviste, nuovi tasselli che ci aiuteranno a capire non soltanto cosa succede, ma perché succede. Se vi va, iscrivetevi, mettete like e unitevi alla community. Ci aiuterete a raccontare con più cura e più rispetto le storie che tutti viviamo, anche quando crediamo di essere soltanto spettatori. A presto, prendetevi cura di voi, e arrivederci.